rappresenta per me il mio cavallo. È la cosa più importante che puoi avere. Se sei a piedi sulle montagne, lo strumento più importante è il tuo cavallo, è uno buono. Se stai facendo un lavoro rischi di non farcela senza quell'animale. Per essere davvero un bravo cowboy devi davvero amare la libertà e il lavoro duro. Prima sei completamente immerso, super concentrato, sei focalizzato e poi dopo ti godi il momento. Sei grato di esserti divertito. Dopo è come se fossi uscito con i tuoi amici. Posso montare a cavallo qui adesso e posso cavalcare per forse 500 km senza aprire un cancello, senza attraversare una strada. E posso farlo ogni volta che voglio, a questo punto della mia vita. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Che meraviglia! Oggi vi porto in uno dei pochissimi posti sulla Terra in cui l'uomo non può illudersi di comandare, perché qui non c'è tecnologia o forza che regga e basta dare uno sguardo alla natura qui fuori per capire quanto siamo vulnerabili, ma quanto sia meraviglioso far parte di tutta questa natura. Benvenuti nel Parco Nazionale di Yellowstone e in una grandissima avventura di Progetto Happiness. Ma Yellowstone però non è un semplice parco, è più un ideale, perché pensate che è stato il primo parco nazionale al mondo. Aperto nel 1872, è diventato ben presto il simbolo di un'idea ai tempi rivoluzionaria, ovvero non sfruttare la natura, ma proteggerla. Le parole non possono descrivere ovviamente la bellezza di questo parco, ma anche la sua vastità. Pensate che è una superficie di 9.000 km2, che è grande quasi come la Svizzera. Un posto immenso, fatto di geyser, sorgenti bollenti e fumarole. È un po' come se la Terra qui parlasse. Ma quello che ti colpisce di più non è solo la geologia, sono gli animali. È incredibile pensare che in uno stesso luogo convivano i grizzly più grandi al mondo. Tipo quello. Branchi di lupi che dominano le valli e soprattutto le aquile calve, simbolo dell'America. E poi ci sono loro, i veri padroni di casa, i bisonti. Ormai se ne contano qui circa 5.000, che può sembrare un numero molto alto, mentre in realtà sono gli ultimi discendenti dei milioni che vivevano in queste praterie. Oggi invece camminano lenti nelle valli, attraversano le strade come se fossero ancora loro i padroni di tutto. E lo sono. Quando li guardi capisci che la loro forza non è mai stata addomesticata. E osservarli è come vedere una scena uguale da secoli. Che meraviglia! Queste sono le scene che ti fanno rendere conto che siamo ospiti o coinquilini di questo mondo meraviglioso, ma che qui la terra è rimasta eterna, selvaggia, libera, come lo è sempre stato in America. Questa è l'America, la vera America. Però la storia che vi voglio raccontare oggi è un'altra, sempre profondamente legata a queste terre così selvagge ma così dure, che infatti hanno visto per secoli alcuni uomini e donne riuscire a vivere e sopravvivere qui, scegliendo un unico ideale: la libertà. Oggi vi racconteremo la storia dei cowboy. Siamo arrivati in Montana, uno degli stati più vasti d'America, ma tra i meno abitati. Qui addirittura ci sono più mucche che persone. La chiamano l'ultima frontiera perché qui la vita è ancora legata alla terra, alle stagioni e alla sopravvivenza. Ma chi sono davvero i cowboy? Il termine nasce all'inizio dell'Ottocento.
quando servivano uomini a cavallo per spostare enormi mandri di bovini lungo i grandi itinerari del bestiame, dal Texas al Kansas o dal Colorado al Wyoming. Erano per lo più giovani poveri. Molti erano afroamericani, nativi o di origine messicana. Uomini davvero duri, capaci di stare settimane da soli a cavallo senza ripari e senza comfort, dormendo all'aperto sempre con un fucile in braccio, per difendere le mandrie dai predatori, dai ladri o dalle tempeste. Poi però è arrivata Hollywood e da mandriano silenzioso il cowboy è diventato leggenda. Il cappello, il revolver e i duelli al tramonto. Clint Eastwood e John Wayne. Il cowboy è diventato un eroe solitario, sicuro di sé, invincibile e cool. Ma la verità è molto meno romantica. Il cowboy vero non fa sparatorie. Fa recinzioni, cura animali e affronta ogni giorno la solitudine, la fatica e il freddo del lavoro. Eh sì, esiste ancora. Per immergerci davvero in questa avventura dovevamo per forza passare da un saloon, e questo è un saloon molto speciale perché è uno dei più antichi di tutto il paese, di tutti gli Stati Uniti. Pensate che i cowboy passavano di qui per riprendersi da cavalcate lunghe con un buon caffè, oppure per bere un whisky o una birra che di solito era calda. Questi non erano soltanto bar, erano dei crocevia, da qui passava la vita di frontiera. E purtroppo al giorno d'oggi i saloon sono diventate più delle attrazioni turistiche, dei musei, ma qui nel Montana, soprattutto nei paesini più sperduti, rimangono autentici, come questo in cui si può ancora bere della birra locale, del whisky e incontrare veri cowboy. Un giorno il saloon era il centro degli affari, perché qui ricevevi lettere, leggevi gli avvisi pubblici, sentivi notizie da un paese che per molti era lontanissimo. Tra cowboy, mandriani e commercianti si parlava di contratti, si cercava lavoro e si giocava a poker o blackjack con puntate capaci di finire spesso in rissa o in sparatorie. E sapete già dove voglio arrivare. Internet è un po' come il saloon, un luogo pieno di incontri, opportunità e occasioni, ma anche di trappole. Ed è per questo che da anni il mio scudo è NordVPN, che cripta la mia connessione, nasconde la mia posizione online E mi protegge da tutte le minacce che si nascondono attorno a me. Occhi nascosti pronti a rubarmi informazioni personali preziose, virus travestiti da offerte e pubblicità invadenti. Ma lui è sempre lì, pronto a difendermi. È un po' come uno sceriffo digitale. Blocca virus, tiene a bada gli hacker e protegge la mia identità. Con lui al mio fianco posso vivere ogni avventura senza mai voltarmi indietro, ma guardando avanti, dove iniziano le storie più belle. Nel Far West chi abbassava la guardia era fregato, un po' come sul web. Per questo io ti lascio un link in descrizione o scansiona questo QR code per provare NordVPN. E se non fa per te, hai 30 giorni per ripensarci. Soddisfatti o rimborsati? In Montana ci sono ancora migliaia di cowboy attivi. È una vita dura, ma libera, dove contano solo il cavallo, la terra e l'istinto. E noi siamo venuti a impararlo nel ranch di una vera leggenda americana, Warren Johnson, inserito nella Hall of Fame dei cowboy migliori della storia. Dopo una vita passata a domare cavalli per i più grandi cowboy d'America, oggi insegna ai suoi nipoti l'arte più difficile: capire un cavallo senza bisogno di parlare. Appena catturato un cavallo al lazzo perché vuole addestrarlo, quindi l'ha portato in un'arena a fianco. Sono delle manovre molto particolari, veloci, affinché il cavallo, gli altri cavalli non si arrabbiano. Probabilmente abbiamo addestrato e abbiamo iniziato... Sì, sono sicuro, sono certo, 5.000 puledri in questo recinto. Sì. La prima cosa che faccio quando addestro un puledro, quando metto la sella, è mettergli una ferratura completa. Prima li ferro. E la maggior parte degli addestratori non fa così. Ma se riesci a insegnare a un puledro a darti gli zoccoli di sua volontà, ce l'hai. Capito? Ce l'hai. Loro usano gli zoccoli per proteggersi. E se te li danno e rinunciano a quella protezione, sei il loro amico. E a loro piace. Come riesci a insegnare a un cavallo a fidarsi di te? A fidarsi di te? Sì. Rispetta il loro spazio.
e fai in modo che loro rispettino il tuo. Capisci? Ma sii deciso con loro. Mostragli cosa vuoi e poi dagli molto tempo per pensarci. Non continuare a pressarli, ad addestrarli. Dagli tempo per riflettere. Per questo la montagna è così utile. Perché possono semplicemente seguire il sentiero e possono semplicemente fare i cavalli. E tu non li muovi di continuo facendoli arrabbiare. Dopo un po' si innervosiscono. Quindi adesso stai cercando di avvicinarti a lui? Sto cercando di avvicinarmi a lei e voglio che si conceda e che mi lasci accarezzarla. Sì. E di sfregarla. E appena inizia ad accarezzarla, starà bene. E perché pensi che un cavallo dovrebbe fidarsi degli esseri umani? Perché dovrebbero farlo? Potrebbero essere liberi. Potrebbero. Non dovrebbero mai farlo per forza. Amo i cavalli da rodeo che scalciano. Davvero, li adoro. Perché loro sono liberi, in un certo senso. Mi ricordano quasi me stesso. Sai, ho vissuto la mia vita più o meno alle mie condizioni, facendo ciò che volevo. Quando eravamo bambini non avevamo niente, eravamo così poveri, ma avevamo la libertà. E è così. Avere la libertà ed essere poveri è meglio che essere ricchi e con le mani legate. Questo è un momento veramente intimo, delicato, importantissimo. Warren sta per chiedere al cavallo di fidarsi di lui, sta posando sulla sua schiena un drappo che simula la sella. Quindi questo cavallo si deve abituare a tutto ciò che poi gli chiederà di fare durante il lavoro, durante le giornate di lavoro. In questo momento delicatissimo, perché lo stanno desensibilizzando, così si chiama in termine tecnico. Lo stanno toccando, lo stanno accarezzando, lo stanno abituando al tocco dell'uomo. Ed è un tocco di collaborazione, perché il cavaliere, il cowboy, chiede al cavallo: aiutami nel mio lavoro e io ti aiuterò durante le tue giornate, ti darò da mangiare, ti tratterò bene. Ed è un accordo che si fa tra uomo e animale. Noi stiamo assistendo proprio a questo. È un momento veramente, veramente emozionante. Vieni qui. Ti faccio fare una cosa. Ecco, ora vai piano. Piano, lei non ti conosce, ok? Già. Aspetta, un attimo, metti. Avvicinati piano e accarezzala. Così. Ok, ora fai scorrere la mano lungo la zampa. Continua. Ok, prendi la corda. Sollevale lo zoccolo. Piano. Adesso davvero con delicatezza. Ok, ora torna proprio lì. Torna vicino alla zampa posteriore, proprio lì vicino. Solo, ok, ora prendi il pelo. Sul retro dello zoccolo, proprio lì. Prendine una manciata lì. Adesso non farti scalciare. Tranquillo ora. Ok, rallenta. Adesso accarezzale la zampa. Ora allunga la mano e afferra quel pelo. Ecco, così. E quando l'hai preso, lei lo solleverà. Ora tienilo, tieni. Tieni fermo. Ora appoggia il ginocchio lì e riposaci su. Ecco, ora strofinalo. Come se le stessi mettendo il ferro. Ora abbassa la mano e batti sotto lo zoccolo. Delicatamente. Sì, ora, ok, adesso lasciala riposare. Ecco, molto bene. È difficile da fare. Ben fatto, perché le hai tolto la possibilità di scalciare. Ok, adesso vi aiuterò a salire in sella, va bene? Wow, è stato bellissimo, Warren. Sì, grazie. Vuoi prendere quella coperta? Certo. La lasciamo riposare un po', già. Sì. Ho una domanda per te. Sì. Pensi che i cavalli... Hai scelto tu i cavalli o sono stati i cavalli a scegliere te? Quando capiscono che non farò loro del male, scelgono me, sì. Però io, sai, questi cavalli adesso hanno 6 mesi di pausa. Ok. Pochi cavalli ce l'hanno. E lo faccio perché li amo. E mi piace vederli. Non c'è niente di più bello che vederli correre e giocare, perché sai che sono felici e stanno bene. Ma tutto ciò che ho, tutto ciò che possiedo, tutto ciò che sono, è grazie ai cavalli. Sì. C'è qualcosa di assolutamente inspiegabile in questo legame. Un cavallo nasce preda e l'uomo nasce predatore. In natura sarebbero assolutamente opposti, eppure qui, tra la polvere e il vento, diventano alleati. Il cavallo si lascia guidare, accetta la sella e segue il richiamo che non ha bisogno di parole. Però non è sottomissione, è fiducia, perché il cowboy non è più uno sconosciuto per lui, diventa parte della sua mandria. È il leader che sceglie di seguire. Ed è una vera magia della natura, perché sono due mondi animali che imparano a leggersi negli sguardi e a muoversi come uno solo.
La mia giornata da apprendista cowboy stava procedendo alla grande e nulla poteva andare storto, eccetto che mi dimentico semplicemente di chiudere il recinto e 50 cavalli scappano giù nella valle. Neanche abbiamo iniziato, abbiamo creato un casino perché abbiamo lasciato il varco aperto, adesso ci sono tutti i cavalli. Pensavo che Warren mi avrebbe cacciato subito dal ranch. E invece no, non ha nemmeno alzato un sopracciglio. Il recinto è chiuso adesso? Ora è chiuso. Hai messo la catena e l'hai chiuso? Sì, certo. Hai messo la catena sopra? Mi ha solo spiegato con calma cosa fare. Insieme ai suoi nipoti siamo riusciti a riportarli tutti indietro. Tutti, credo. Abbiamo lasciato per sbaglio il cancello aperto. Per mancanza di esperienze sono usciti tutti i cavalli. Si sellano i cavalli e si parte per andare in ufficio. Solo che qui l'ufficio è grande quanto l'orizzonte. Qui si dice che non è mai lo stesso giorno due volte. La natura decide e i cowboy si adattano. Se piove, si lavora. Se nevica, si lavora. E se fa caldo, indovinate un po', si lavora lo stesso. Per chiamarti cowboy non basta un cappello in testa. Devi saper cavalcare per ore, usare il lazzo, riparare un recinto rotto e riconoscere un vitello malato. In realtà un cowboy è tante cose insieme. Veterinario, fabbro, carpentiere. E il cavallo non è un mezzo, è un compagno di lavoro, un alleato silenzioso. Peter deve prenderne uno per medicarlo, quindi adesso cercheremo di aiutarlo come possiamo, senza intralciare il loro lavoro, però devo andare. Stiamo provando a prendere un cavallo che è stato ferito da un altro, probabilmente da un morso. Chiaramente con tutti questi cavalli è difficile isolarne uno per curarlo, però questa è anche la bravura del cowboy. Oggi cerchiamo un attimo di aiutarli senza intralciarli, questo probabilmente è il mio obiettivo. Lo metti sopra ed è quasi come se aiutasse a formare la crosta. Sì, Lo so che sembra davvero disgustoso, ma aiuta. guarisce più in fretta. Sì, è esatto, in un certo senso lo copre. Impedisce alle mosche di avvicinarsi e lascia che il loro corpo faccia il lavoro che deve fare. Beh, la differenza tra i film e la realtà è che, hai capito, non è starsene seduti a fare i belli e lanciare il lazzo alle mucche tutto il giorno. No, devi raccogliere il letame, spalare la stalla, capito? Devi anche lavorare, e come? Voglio dire, non sono tutti lavori puliti, ce ne sono di sporchi. E lavori dannatamente sodo e devi lavorare tanto, non c'è tempo per stare con le mani in mano. Qual è la parte più bella del tuo lavoro? La parte più bella del mio lavoro è poter andare, sai, poter stare semplicemente lontano da tutto, nessun messaggio, nessuna chiamata. Sei solo là fuori e ti preoccupi solo di te, dei tuoi animali e delle persone con cui sei. Ed è un bel momento, è la mia cosa preferita. Sai, ho messo il mio cavallo in situazioni dure e ce la siamo cavato entrambi. Quindi ecco perché, capito, devi prenderti cura del tuo cavallo. Cowboy e cavalli sono una squadra. Siete partner. Non è a senso unico, non fanno tutto loro, non fai tutto da solo. Siete una squadra. Peter è il nipote di Warren e anche lui è un rispettato cowboy. La sua vita non è sicuramente come quella che si vede nei film, eppure mi racconta che non la scambierebbe per nessun'altra. Domani Warren ha organizzato un rodeo per riunire i migliori cowboy della contea. Sarà una grande festa tra competizione e tradizione, ma oggi deve fare un salto in città per sistemare gli ultimi preparativi. E io ne approfitto per stare accanto e scoprire chi è davvero l'uomo dietro la leggenda. Sono cresciuto senza niente. Ma ho avuto un'infanzia bellissima, la più bella in assoluto, perché eravamo liberi. Scorrazzavamo per tutte quelle montagne lassù. Tutta quella zona, quando eravamo solo ragazzini a cavallo. E l'unica cosa che ci dicevano quando uscivamo la mattina era: tornate quando fa buio, assicuratevi di essere a casa al buio. E noi stavamo via tutto il giorno, a giocare. Non posso nemmeno immaginare quante volte tu hai rischiato la vita. Beh, vedi quel grande spiazzo lassù?
proprio lassù, Ok. dove non ci sono alberi. Avevo un buon cavallo da sella che si chiamava Spider. Spider odiava gli orsi. E il mio cane, Sam, odiava gli orsi, i grizzly. Mi avvisava se arrivava un orso. Ah, ok. Faceva molto forte e capivo che era un orso. Beh, l'avevo legato e stavo camminando. Ero a 5 km e mezzo da casa. Era il 15 aprile del 2015 e Spider fece quel verso. E Sam abbaiò e ringhiò e alzai lo sguardo. E più o meno da qui a quell'albero c'era un grizzly che correva verso di me, con le orecchie completamente abbassate e stava arrivando. Ha girato attorno ai cani e mi è saltato addosso. Proprio qui, li vedi? Quella vecchia cicatrice mi ha morso proprio lì, mi teneva così e mordeva. Sentivo le ossa scricchiolare e proprio allora Spider aveva i ferri chiodati per il ghiaccio ben affilati, così non scivolava sul ghiaccio, e sferrò un calcio a quell'orso. E faccio un piccolo passo indietro e lui scalciava. Mi ha preso un paio di volte, ma ha colpito l'orso parecchie volte e l'orso si girò e lo spinsero via da me. Proprio allora chiamai mia figlia Amy, era alle Hawaii, e le dissi cos'era successo. E lei piangeva e le dissi andrà tutto bene. E mentre parlavo con Amy ho alzato gli occhi e l'orso stava tornando e stavolta veniva per uccidere. E ho lasciato cadere il telefono. Ho fatto così. E ho avuto appena il tempo di pulirmi il sangue dagli occhi. E mi sono inginocchiato, ho preso il fiato e ho sparato 2 colpi. E lui è crollato morto proprio sul mio cellulare. Proprio sul telefono. E tutto quello che Amy sentiva era ringhi e gorgogli. E poi ha sentito un altro sparo e silenzio. Gli ho dato il colpo di grazia. E a quel punto non riuscivo a trovare il telefono. Non sapevo dov'era. Così per 30-40 minuti Amy ha pensato che fossi morto ed era alle Hawaii e urlava al telefono. Se non avessi avuto quel cavallo, se non avessi avuto un buon cane, sarei morto. Non c'è dubbio. Se potessi scegliere un modo per lasciare questo mondo, quale sarebbe? Lasciare questo mondo su un buon cavallo imbizzarrito, saltando giù da un dirupo. Un ultimo urrà. Davvero? Già. Ed è la verità. È meraviglioso. È meraviglioso. Nel ranch tutti parlano del figlio di Warren. Dicono che sia ancora più bravo del padre. Ma qui nessuno si dà arie. Si lavora in silenzio e il resto lo decide la terra. Oggi ho dovuto caricare le tavole per i ponti per il servizio forestale. Già. Quindi erano 12 miglia all'andata e poi 12 miglia al ritorno. E tu porti una pistola perché... Per gli orsi, soprattutto. E poi per altre cose che possono andare storte in montagna. Potresti dover passare la notte là fuori. E poi c'è la cosa a cui non vuoi pensare. Se un cavallo si rompe una gamba. Quindi sì, soprattutto quando cavalchi al buio. Ci sono molti grizzly. Già. Ogni volta che entro nella natura incontaminata porto una pistola. Almeno una pistola. Ok. Sembra proprio che tutti i cowboy abbiano in comune il bisogno di libertà, giusto? Sì, esattamente. E credo che c'entri proprio questo. Cioè, ci sono sempre un sacco di altre cose da gestire, il lato business della faccenda. Ma il motivo per cui lo fai è per quei giorni in cui puoi sellare il cavallo e partire con il paesaggio davanti a te. E sai, stai comunque lavorando, però si può dire che sia da valorizzare al giorno d'oggi passare 10 ore in sella senza vedere un'altra anima. È così che si asciugano, no? Si grattano e si asciugano da soli, allo stesso tempo. Sembra un bel momento per loro. Bene. Volevo chiederti una cosa. Secondo te, cosa rende un buon cowboy oggi? Per essere un bravo cowboy devi davvero amare la libertà e il lavoro duro. Non abbiamo orari fissi nella settimana lavorativa. Alcune mattine, come stamattina, ero in piedi alle 2 per iniziare a sellare i cavalli. E altri giorni, sai, è piuttosto tranquillo, quindi credo che sia questo che serve, perché non lo fai per i soldi. Non è solo un lavoro che fai e poi vai in pensione, è qualcosa che prevedi di fare finché non muori. È la tua vita. Già, è semplicemente la tua vita. E se ti chiedessi che cos'è la felicità per un cowboy come te, cosa sarebbe? Direi che quando sono con i cavalli, questo mi rende felice. E c'è anche qualcosa di speciale quando vedi nascere il puledro e poi lo guardi crescere. All'improvviso senti che ti rendi conto di essere davvero una cosa sola con loro.
Non sono stato di certo il miglior aiutante che Warren potesse avere, ma per fortuna non aveva bisogno. In questi giorni però, tra lavoro, chiacchiere e silenzi condivisi, abbiamo iniziato a capirci davvero. Così, quasi come un segno di fiducia, mi ha invitato nella sua taverna, il suo santuario, pieno di ricordi, trofei e storie che non smettono di vivere. Questo è un orso bruno. Un orso nero, sì, di colore marrone, sì. È uno bello grosso. E tu l'hai cacciato? L'abbiamo cacciato noi. L'alce l'ha battuta mio figlio Geremia. Immagino già che a casa possano restare colpiti da tutti questi animali, ma qui bisogna ricordare che è una questione di sopravvivenza. Sì, tutto quello che abbiamo abbattuto qui lo mangiamo, tranne i predatori. Ok. Cioè, noi non mangiamo gli orsi, ma alcuni sì. Dobbiamo portare dentro la carne e poi la diamo via. Sì. Beh, diciamo che voi non uccidete per divertimento. No. È più per mangiare e È così proteggersi. che sopravviviamo, proteggendo. Secondo te cosa rende qualcuno un vero cowboy? Un vero cowboy. Conosco molti veri cowboy e conosco molti cowboy wannabe. Non sono lì solo per farsi vedere, non sono lì solo per i vestiti. Qualunque cosa succeda, non mollano mai il lavoro e tolgono la sella al cavallo prima di occuparsi di se stessi. Un vero cowboy semplicemente agisce. Cioè, non sta lì a raccontare a tutti che è un vero cowboy. Lo riconosci quando lo vedi, lo riconosci quando ci lavori insieme, lo capisci da come si comporta, da come apre un cancello, da come fa passare un cavallo nel cancello, da come lo addestra, da come dà da mangiare ai cavalli e se ne prende cura. Qual è secondo te la lezione più importante che hai imparato dalla tua vita da cowboy? Prenditi cura di te stesso, così puoi prenderti cura di chi ami. Perché là fuori è pericoloso. Ho cavalcato da solo per miglia e miglia, con ogni tipo di meteo e di difficoltà. Devi saperci fare con Madre Natura. Se provi a sfidare Madre Natura, ti ucciderà. Non c'è alcun dubbio, la natura vince sempre. Quindi devi adattarti a Madre Natura. Devi rispettarla. E lei rispetterà te. E mai fare qualcosa che metta a rischio la vita del tuo cavallo. Mi descriveresti che cos'è per te il tuo cavallo? Cosa rappresenta per me il mio cavallo? Sì. È la cosa più importante che puoi avere. Sei quasi inutile senza quell'animale. Cosa ti rende davvero felice? Molti non lo vedono o non pensano che ce l'abbia, ma è la libertà di fare ciò che voglio. Posso montare a cavallo qui, adesso, e posso cavalcare per forse 500 chilometri senza aprire un cancello, senza attraversare una strada. E posso farlo ogni volta che voglio, a questo punto della mia vita. E poi ho la capacità e la libertà di provvedere a me stesso, alla mia terra, ai miei cavalli, alla mia famiglia. Domani è il grande giorno. I cowboy di Warren si sfideranno con i migliori della contea. Ma stasera, come sempre, le giornate finiscono così. Davanti al fuoco, con una birra in mano e lo sguardo ipnotizzato dalle scintille. Non credo che tutti sappiano che il rodeo non è uno sport inventato. Nasce proprio nei ranch, dalla vita vera dei cowboy. Infatti è la versione spettacolare di ciò che si fa ogni giorno: cavalcare, domare e resistere. Un tempo erano solo sfide tra colleghi a fine giornata, mentre oggi sono eventi con regole, giudici, premi e una folla che trattiene il fiato. Sono cresciuto andando a cavallo, sono sempre stato incollato in sella, quindi ho deciso tanto vale divertirsi un po' e fare anche due soldi. È un'enorme scarica di adrenalina ed è molto divertente. Subito prima sei completamente immerso, super concentrato, sei focalizzato e dopo ti godi il momento. Sei grato di esserti divertito. Ma dopo è come se fossi uscito con i tuoi amici. Ok.
avessi indossato quello, probabilmente mi sarei rotto il piede. Già, sei volato in aria, amico, te lo giuro. Ti sei divertito? Il primo è stato divertente, ma odio quando vengo fatto cadere. Dopo una performance così, che cos'è per te la felicità? Per quanto riguarda il rodeo, la felicità è fare una bella cavalcata, indipendentemente da se vinci o no. Se fai una bella cavalcata e il cavallo è buono, va bene così. È così che va, ti sbalza dalla sella. E non ti sbalza solo dalla sella, ti calpesta anche il piede. Fa parte della vita, devi accettarla. Ora la sto portando a casa e allo stesso tempo mi hanno disarcionato. Quindi devi accettare le sconfitte come le vittorie e prenderla come viene. E sai imparare a godertela, accettare quel che succede e andare avanti. Non so se riuscirò davvero a spiegarvi cosa ho trovato qui. La vita dei cowboy la capisci solo quando il sole ti brucia la schiena e la polvere ti entra ovunque. Ma una cosa l'ho capita. È una promessa. Alla terra, agli animali che contano su di te e a chi ti ha insegnato a restare saldo in sella quando tutto si muove. Quando parlavo con loro di felicità, tornava sempre la stessa parola: libertà. Ma non la libertà come la intendiamo noi. Per loro non vuol dire fare ciò che vuoi, ma piuttosto vivere in un luogo che non controlli mai davvero, dove il tempo cambia in un minuto, gli animali possono scappare e la terra è l'unica che detta le regole. Per un vero cowboy, la libertà è responsabilità. Vuol dire prendersi cura di qualcosa che non ti appartiene ma che senza di te non starebbe in piedi. È il vento in faccia quando cavalchi, ma anche la fatica quando il recinto cede. È l'orizzonte infinito, ma anche sapere esattamente qual è il tuo posto lì dentro. E quando li guardi cavalcare lo capisci. La loro libertà non è andare lontano, ma è sentire che sei già arrivato.